Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente giuntoli alla Juve, finita la telenovela rescissione del contratto. Siamo arrivati al capolinea finalmente di tutti i cavilli che ci sono stati, ed è normale che ci siano stati, perché cambiare il direttore sportivo o licenziare, diciamo, un direttore sportivo in questo caso comporta passi totalmente diversi dall'acquisto di un calciatore. È una cosa totalmente diversa, perché il direttore sportivo ovviamente a maggior ragione perché stava da un bel po' a Napoli. Comunque il direttore sportivo è una figura che lavora sempre con l'occhio guardando al futuro, quindi bisognava mettere comunque dei paletti, puntini sulle i, e ha fatto bene il presidente nella gestione di questa situazione. Ovviamente abbiamo letto che Giuntoli ha rinunciato al premio scudetto, circa 500.000 euro, e tre mensilità, a quanto pare intorno ai 390.000 euro, mi sembra, comunque 800-900.000 euro complessivi, per approdare alla Juve. Ne parliamo in questo video ragazzi, vi dico la mia. Come sempre non dimenticatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche se non l'avete già fatto, e un bel like così mi fate contento, e sono contento già in primis per tutto ciò che state facendo sul mio canale e questa bella community che continua a crescere. Allora, non sono io il tipo che dice ma vai alla Juve, proprio alla Juve, perché alla Juve, eccetera, eccetera, perché soprattutto nella società Calcio Napoli abbiamo metabolizzato, diciamo, situazioni di con strascichi o senza strascichi, senza polemiche o con polemiche, però abbiamo sempre guardato avanti e siamo sempre riusciti ad alzare l'asticella anno per anno, indipendentemente da ciò che succedeva. Sicuramente la figura del DS è una figura diversa dall'acquisto di un calciatore, l'ho appena detto, però dobbiamo solo ringraziare Cristiano Giuntoli per ciò che ha fatto a Napoli, perché di anno in anno il Napoli è migliorato, e se guardiamo la formazione di quest'anno e tutti i rimpiazzi per lo scudetto, dobbiamo solo stringere la mano a Giuntoli e fargli i complimenti. Poi si parla anche ovviamente in questi giorni di tutti i colpi che poi Giuntoli ha piazzato e non sono stati all'altezza. Ricordiamo un Diavarà, ricordiamo un Manolas della Roma per esempio, che comunque fisicamente era mezzo rotto, e comunque c'era incompatibilità tra i due centrali Manolas e Koulibaly. Io credevo per esempio in quel caso che il Napoli avesse avuto la coppia centrale più forte del campionato. Non fu così, perché poi alla fine bisogna sempre andare a vedere le caratteristiche dei due centrali, se sono complementari o meno. Detto questo, Giuntoli alla Juve risolverà tutti i problemi. Ce ne sono tanti di problemi da risolvere alla Juve, e poi c'è anche da dire che va solo Giuntoli alla Juve, Pompilio, Micheli, Mantovani, tutto lo scouting e tutto lo staff che c'era dietro a Giuntoli a Napoli rimane comunque a Napoli. Quindi se alla Juve Giuntoli eh, non avrà le stesse mansioni, ma avrà la stessa libertà di scelta e di calciatori da prendere, sicuramente potrà far bene. Poi Giuntoli è un direttore sportivo che ne capisce di calcio in primis, segue i calciatori non solo dal punto di vista della compravendita, ma anche dal punto di vista della gestione della rosa. Quando hai comprato tutti, cerca sempre di andare a guardare caratteristiche che riguardano più il calcio giocato e il calciatore in sé. Nel senso, Giuntoli quando era a Carpi per esempio si curava addirittura dell'altezza dell'erba del campo dove si giocava, quando gli sembrava troppo alta per il tipo di gioco che doveva esprimere, faceva tagliare l'erba, addirittura eh, fece scaricare l'applicazione meteo a tutti i calciatori, perché in base alla temperatura esterna comunque le creme riscaldanti per i muscoli andavano cambiate in base a condizioni meteorologiche ed atmosferiche. Quindi vediamo con queste comunque dichiarazioni di addetti ai lavori nei confronti di Cristiano Giuntoli, che è un direttore sportivo a 360 gradi, come secondo me ce ne vorrebbero in Italia, ma nel calcio in generale molti di più, perché poi
fare il direttore sportivo e andare a comprare o vendere calciatori, una volta che hai acquisito esperienza e quella, diciamo, quella sorta di figura che riesce a concludere le operazioni, c'è anche bisogno di competenza a livello di calcio giocato. Giuntoli alla Juve farà bene? Non lo so. Può darsi di sì, può darsi anche che Giuntoli alla Juve riesca a prendere calciatori adatti per il modulo che vuole usare Allegri, perché la Juve non gioca, secondo me, sia perché Allegri comunque non è che non ha mai avuto questo calcio champagne, ma ha un modulo con calciatori completamente inadatti per quello che devono fare. Se tu per un 3-5-2 mi vai a prendere tutti i calciatori adatti a quel modulo, la squadra gira, avrà un gioco sicuramente, non avrà un calcio champagne perché non è un 4-3-3, sicuramente non sarà una Juve all'offensiva completamente in dominio della partita, del possesso palla, della territorialità, eccetera, eccetera. Però guardiamo l'Inter, per esempio. L'Inter a livello di acquisti di calciatori per il modulo che Inzaghi vuole, sono tutti lì e sono tutti con le caratteristiche giuste per esprimere il calcio che vuole Inzaghi, che poi piaccia o meno, questo è un altro discorso. Però il direttore sportivo deve mettere l'allenatore in condizione di poter avere i calciatori, ottimi calciatori per le caratteristiche che vanno ad inserirsi nel modulo che tu vuoi usare. È tutto qua. Quindi se Giuntoli avrà, non dico carta bianca, ma libertà, diciamo, di scelta. Poi se la Juve cambi modulo o vada Giuntoli alla Juve, preclude l'addio di Allegri, perché ho sentito anche questa, Giuntoli andrà alla Juve ma Allegri rimane, perché poi Giuntoli è stato etichettato come un DS per squadre da 4-3 per esempio e squadre offensive, quando non è vero. Giuntoli è un direttore sportivo che riesce a prenderti i calciatori anche se tu vuoi giocare con, che so, con il 5-4-1. Giuntoli andrà a prenderti i calciatori con determinate caratteristiche per quel modulo. Ed è poi questo il filo logico in una società di calcio per alzare l'asticella anno per anno, riuscire ad acquistare calciatori con caratteristiche consone alle idee di gioco della società, dell'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi facciamo i complimenti ovviamente a Cristiano Giuntoli per tutto ciò che ha fatto a Napoli, perché tutta la rosa dello scudetto e tutto ciò che è stato il Napoli comunque sì, c'è tutto lo scouting dietro, c'è presidenza, c'è tutta la società, per amor di Dio, che è andata tutta quanta, siamo andati tutti nella stessa direzione in armonia, ma non troppa perché comunque gli screzi ci sono stati, però a livello di gestione della rosa del Napoli siamo andati sempre alzando l'asticella pur avendo colpi che non si sono rivelati comunque tali in base alle aspettative. Ricordiamo che so, un Diavarà, ricordiamo un Ass, ricordiamo Manolas, ricordiamo lo stesso Maximovic dal Torino, secondo me, che comunque pagato un tantino troppo, non ha espresso ciò che ci si aspettava. Poi entrano in gioco altri fattori, entra in gioco l'allenatore, entra in gioco il calcio che vuoi esprimere, che al limite non è riadatto alle caratteristiche che voleva poi l'allenatore, eccetera, eccetera. È un discorso ampio per il quale dovremmo stare qui ore e ore a parlare di direttori sportivi, sfociare comunque nella tattica, perché poi va a finire anche lì il lavoro del direttore sportivo. Giuntoli è la persona adatta per la Juve, ma per ricominciare, perché comunque non è che hai preso Giuntoli e hai risolto tutti i problemi che avevi, c'è bisogno comunque di una gestione totalitaria, diversa, in acquisti, contratti da fare, eccetera, eccetera. Quindi vedremo come andrà a finire. Ringraziamo Giuntoli e ragazzi, non dimenticatevi come sempre di iscrivervi al canale. Ci vediamo nel prossimo video. Sempre Forza Napoli.